Ciao a tutti, oggi voglio farvi partecipi di un nuovo progetto di modifica di una bicicletta. Sto, per iniziare la costruzione, mettiamola così, la ristrutturazione della mia Dream Bike Gravel, con una particolarità in più, che è sostanzialmente l'utilizzo di un telaio, ripeto ancora, molto particolare della Cannondale, che aveva un ammortizzatore solo. Non sto parlando della Lefty, sto parlando della forcella Fatti. Qualcuno di voi magari se la ricorda, è stata una delle prime biciclette serie che ho avuto io mountain bike e ho faticato parecchio a trovarla, una bicicletta insomma che fosse di quel tipo. Finalmente l'ho trovata e adesso ho acquistato tutto quello che mi serve per renderla veramente una dream bike, almeno la mia dream bike, e quindi sarà una gravel particolare perché avrà questo piccolo ammortizzatore molto sensibile, molto efficiente, con un'escursione di 8 cm, quindi poca roba, bloccabile chiaramente, che dovrebbe essere veramente il connubio perfetto tra un minimo di ammortizzazione su terreni particolarmente sconnessi e invece la rigidità di una bicicletta gravel, per essere bella scorrevole anche su strade bianche e asfalto. Vi faccio vedere al volo, ho già fatto qualche modifica, mi sono dimenticato di fare la registrazione all'inizio, mi perdonerete. Vi faccio vedere com'è allo stato attuale la bicicletta. Parto dal telaio, che è questo. Adesso stavo smontando i freni a disco. Ho cambiato tutto, quindi tutto, non rimarrà nulla se non il telaio e la forcella e l'attacco manubrio, perché è un attacco manubrio particolare con delle dimensioni particolari e quello per il momento non ho intenzione di cambiarlo, quindi terrò solo il telaio. Sono arrivate tutte le componentistiche che adesso vi faccio vedere velocemente e poi insieme finiamo di smontarla, di pulirla e poi la rimontiamo. Quindi dicevo, freni che sono gli Elixir, ma che andrò a sostituire. Qui c'è il cambio che è un XT Shimano, che spero che si riesca a vedere, e qui ho già montato la nuova guarnitura che è un XX1 della SRAM, con una corona della Carbon T, quindi in carbonio italiana. Qua c'era il vecchio del radiatore che adesso andrò a smontare, sempre Shimano Deore, come potete vedere. Porta borraccia che sostituirò, l'attacco il collarino del reggisella che ho già rimosso e che ovviamente toglierò anche questo. Il manubrio che è ancora chiaramente flat e andrò a flat inteso da mountain bike, e che andrò a sostituire. I freni Elixir, i cambi, le manette del cambio che sono gli SLX che andrò a sostituire, tutte le guide che andrò a sostituire. Questa è la mitica Fatti Ultra, ok, DL80, e è quella che secondo me farà veramente la differenza su questa bicicletta. Qui ci sono le vecchie ruote che ho sostituito interamente con che cosa? Adesso andiamo a vedere. Anzi, questa è la vecchia guarnitura, sempre Shimano, la vecchia catena e il vecchio tubo serie. Con che cosa vado a sostituire il tutto? Con ruote in carbonio Rocky, che sono le stesse che monto sulla mountain bike, potete vedere. Ci sono sempre trovato benissimo e quindi ho voluto che il buon Davide del negozio Bike Online, che vi consiglio assolutamente di andare a vedere perché hanno delle cose veramente veramente molto 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 interessanti, tutto ultra leggero, tutto race, spettacolare. Il sito è bikeonline.it, quindi andate a vederlo. Dicevo, le ruote sono super leggere in carbonio, la pacco pignoni mi pare che sia 1146 se non ricordo male, della Sunrace, e questa è la ruota posteriore. Adesso vediamo, vi faccio vedere anche la ruota anteriore, anche se
non è niente di particolare. Eccola qua la ruota anteriore, sempre ovviamente Rocky, con il disco anteriore da 180, quindi non 160 ma 180. Sono veramente leggerissime e non vedo l'ora di montarle e di provarle. Poi questa è la scatoletta di tutti le altre componenti. Sella in carbonio da 100 grammi, manubrio in carbonio, anche questo ultra leggero e bello largo. Ho voluto cambiare il manubrio pur avendone, perché ne avevo comunque un altro in alluminio molto, molto bello, ma non ho voluto utilizzare quello perché quando installo la sacca da manubrio, che va a incastrarsi esattamente in mezzo diciamo, alle due impugnature dove ci sono le leve freno, faccio un po' fatica e proprio al pelo ci stava, quindi ne ho preso uno un po' più largo per essere più comodo. Qui c'è il reggisella in carbonio, anche questo chiaramente, eccolo qua, anche questo abbastanza leggero, lo metto via. Eccoci. Dopodiché abbiamo il nastro per il manubrio rosso, perché i freni sono rossi. Questo è l'adattatore per l'attacco reggisella, che il mio è 31,9, adesso se non ricordo male, non vorrei dire una stupidata, ma comunque era quello grosso, e invece quello lì che ho comprato nuovo è più stretto, quindi ho dovuto prendere l'adattatore. Il collarino nuovo, quindi senza quick release. Il cambio, che è un Rival a 11 velocità, eccolo qua. Ok, poi abbiamo le leve freno e cambio, che sono le SRAM Force, eccole qua. Ok, e la catena, che è sempre la SRAM a 11 velocità, eccola, ecco qua. Quindi il materiale c'è tutto, adesso devo smontare tutta la bicicletta e poi dargli una bella pulita per iniziare a rimontare i vari pezzi, e devo fare anche assolutamente manutenzione alla forcella, perché pensavo fosse in ordine. Chi mi ha venduto la bicicletta mi ha garantito che la forcella era assolutamente perfetta, in realtà non lo è, quindi devo smontare tutta quella. Farò un video a parte magari per diciamo la manutenzione della forcella, e speriamo, incrociamo le dita sperando che vada tutto bene. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale per vedere tutti i passaggi di questo montaggio della bicicletta dei sogni. Smontiamo la pinza di qui, che abbiamo già in mano la chiave giusta. Mamma mia. Allora, avendo sfilato le manopole, possiamo sfilare tranquillamente i freni. Questo è sporchissimo perché la forcella perde un po' di olio. Allora, adesso andiamo a smontare le manette del cambio e il cambio. Ok,
Ok, adesso smontiamo il manubrio. La cosa da fare adesso è dargli una bella pulita perché è veramente un po' conciata. Smontiamo il deragliatore anteriore. Il mio bel XT. Ok, voilà. Ok, direi che ci siamo. Va smontata la forcella e poi ci siamo. Perfetto, quello che non doveva succedere è successo. Ottimo. Il mio tentativo di salvarla è fallito miseramente perché è caduta più in là di quanto pensassi. Va bene, pace. Adesso andiamo a dargli una pulita qua. Sarebbe interessante anche andare a cambiare i cuscinetti qua, ma io direi che per il momento non ho notato nessun tipo di, diciamo, di attrito e quindi per il momento non li toccherei. Comunque per avere 15 anni questa bici è ancora, direi, in ottima forma. E adesso arriva la parte difficile, la parte della forcella. Questa dovrebbe essere la cartuccia della sospensione. Allora, la forcella è completamente revisionata, sembra veramente venuta benissimo, olio cambiato, abbiamo sistemato tutto grazie a Davide di Bike Online e adesso rimonto la forcella, la rimonto sul telaio e poi vedo di montare qualche altro pezzo, magari latticizzo le gomme e poi rimonto quelle. No, adesso andiamo a montare la forcella. Questo è a posto, abbiamo ingrassato tutto, abbiamo sistemato tutto. Ok. Con questo arnese autocostruito vediamo di
Allora ragazzi, copertoni nuovi, è arrivato il momento di montarli. Sono i Maxis Rambler 650x47B con la tecnologia EXO e tubeless ready. Adesso andiamo a vedere, sono quelle che hanno la spalla un pochettino rinforzata, sperando di non bucare mai. Quindi prendiamo il cerchio, cominciamo con quello davanti. Ok, adesso andiamo ad installare il tutto. Speriamo quest'anno di non trovare troppo fango, perché l'anno scorso è stato abbastanza un inferno di fango. Speriamo che quest'anno non sia così, perché queste coperture qui non sono al massimo. Allora vediamo da che parte vanno montate. Rotation è così, quindi vanno messe così. Voilà. Ok. Questo è il momento della verità. Vediamo se devo piangere o no. Perfetto, direi che ci siamo. Questo era l'aspetto più critico di questa forcella, che ci stessero bene queste 27,5, non male. Tutta storta la gomma, poi la sistemiamo perché non è ancora tallonata. Che meraviglia. Bene, ok, montiamo anche l'altra già che ci siamo, così restano a posto e via. Allora, facciamo tirarlo dentro con le dita. Ok, allora adesso andiamo a cominciare a montare qualche pezzo, tipo sella, reggisella e collarino sulla Cannondale. Allora, iniziamo dal collarino. Ok, abbiamo un adattatore, e poi abbiamo la reggisella e la sella. Ok, potrei montare il cambio. I foderi. E ce l'ho fatta.
Mi sento troppo. Vediamo. Yes! Ok. Allora, adesso andiamo a installare i freni, che sono questi Z-Race a olio idraulici, ma con il filo, diciamo, verso la leva c'è il filo, quindi tutta l'idraulica è concentrata nella pinza. Vediamo come sono. Questi ho dovuto aspettare un sacco perché hanno l'installazione flat mount, invece io sulla bicicletta ho l'attacco International Standard, mi pare, quindi avrei dovuto mettere un adattatore da International Standard a post mount e da post mount a flat mount. Invece poi abbiamo trovato insieme a Davide abbiamo trovato questi, ovviamente dalla Z-Race, adattatori che passano direttamente da International Standard a flat mount, e quindi li abbiamo presi e abbiamo già provato ad installarli su una pinza e abbiamo visto che funzionano. E adesso sono curioso di vedere come andrà. Adesso bisognerà capire se c'è da mettere qualche... Esatto. Quindi mettiamogli uno spessore. Proviamo prima con questo che è più sottile. Ok. Non è centratissima, però direi che va meglio decisamente di prima.
Perfetto. Anche in questo caso secondo me uno spessorino ci sta. Iniziamo con quello grosso secondo me, perché dovrebbe essere questi due. Vediamo se è abbastanza. Bisognava solo trovare la giusta combinazione. Adesso mettiamo i freni. Quindi questo è il destro. Abbasserei un po' le live perché sono poi in posizione di diventa un po' faticoso. Abbasserei appena appena. Ok, dovremmo esserci. Ok, bene, adesso i fili, iniziamo con il cambio che è questo. Ok, allora andiamo a montare il cambio. Allora, io all'interno della guaina però metto un goccio di olio sul filo in modo tale che resti perfettamente scorrevole, proprio una goccia. Questo va qua, giro tutto, è perfetto. Andiamo a mettere il freno. Ok, ok, facciamo la misura. Ok, questo adesso lo facciamo passare di qua così.
Allora, mi si è scaricata la GoPro, sono andato a prendere la batteria nuova. Adesso dovrei aver concluso anche questa parte qui di installazione della guaina dei freni. Adesso faccio la misura. Taglierei qua più o meno. Ok, ok, adesso facciamo il freno posteriore. Ecco, ok. Ok, lascio su. Perfetto. Va bene. Ok, voilà, ci siamo. Voilà, bella, pensavo anche che fosse più, diciamo, appariscente questo rosso, invece ci sta, bella, bene, cambio, pedali, portaborraccia e poi dovrei aver finito. Allora, adesso spero che la regolazione del cambio non sia un delirio, lo spero vivamente.
Va bene, i miei soliti Crank Brada che non abbandono, gli Egg Beaters 3, poi c'è dentro qui le, perfetto, ok, e qua ci siamo. Va bene, e uno è a posto, l'altro va bene, pedali a posto, catena, certo che se l'ho tagliato dalla parte sbagliata, vabbè. Allora, 1 e 2, vabbè, era già dentro, lasciamolo così, c'è già la cera, devo fare anche la misura della catena adesso, togliere questa qua, quindi sono 1, 2, no, 1, 2, la terza toglierei, allora abbiamo detto 1, la terza, ok, regoliamo il fine corsa, allora ok, qua ci siamo, adesso regoliamo il cambio e poi dovremmo esserci, ok, va bene, direi che ci siamo. Adesso va controllato il cambio, allora la bici ormai è finita, manca solo il portaborraccia che adesso vado subito ad installare, ma prima regolo il cambio. Perfetto, adesso l'ultimissima cosa da fare è il portaborraccia, totalmente inutile per oggi, ma già che ci sono lo monto. Ne ho presi 2 in carbonio, adesso li vediamo, eccolo qua, ecco la cosa che purtroppo mi dispiace di questa bici è che ha un solo portaborraccia e per il Tuscany Trail questo potrebbe essere un grosso problema, quindi dovrò scogitare un modo per portare almeno un'altra borraccia.
non perché abbia bisogno di 2 borracce, più che altro perché in uno di solito metto il porta attrezzi. Voilà. Probabilmente mi porterò gli altri di portaborracci al Tascanitreni, adesso vedrò, anche perché gli altri hanno anche l'accesso laterale, questo ce l'ha solo da sopra, è un po' più complicato. Voilà, bicicletta finita. Io direi che mi piace un sacco, poi farò qualche ripresa magari fatta meglio in garage. E adesso vado a cambiarmi e vado perché la voglio provare istantaneamente. Top. Allora, sorrisone perché ho appena pesato la bici, appena sistemata, appena finita, e con portaborraccia e pedali la bici pesa così: 9 kg e 3 etti e 70 grammi. Direi che sono decisamente soddisfatto. Top.